Ciao grandissimi, benvenuti su Food Stories, io sono Leo, oggi sono qui per iniziare una nuova serie che andrà a comprendere tutte le mie varietà di peperoncino, andrò a parlarvi dei loro pregi e dei loro difetti in qualsiasi area della pianta, quindi le radici, la robustezza della struttura della pianta, i frutti, eccetera. Insomma, vi parlerò di tutto quello che c'è appunto da sapere su ogni singola pianta. Poi naturalmente queste sono tutte considerazioni dettate dalla mia esperienza personale. È chiaro che un'altra persona può avere un altro tipo di esperienza magari con la stessa pianta. Io vi do una semplice indicazione per farvi un po' un'idea di quello che magari andate a acquistare su internet, perché essenzialmente quando vai ad acquistare, sì, loro ti fanno vedere semplicemente la loro foto molto bella con i bei colori, eccetera, però non vi parlano quasi mai della pianta, di quello che regge, di quello che non regge, di come si comporta, ecco. Quindi questa serie ha lo scopo di informarvi su tutte le mie varietà e parlarvi proprio dei loro pregi e dei loro difetti. E oggi andiamo a parlare della varietà di peperoncino che appunto si chiama Acrata. L'acrata è un peperoncino che fa parte della famiglia dei Capsicum annum e la sua piccantezza si aggira sui 30-50 mila sulla scala Scoville. È un peperoncino venezuelano che viene chiamato sia acrata, che in spagnolo significa anarchico, scelta probabilmente dettata dai colori della maturazione del frutto, che vanno appunto dal nero per poi passare al verde per poi passare infine al rosso intenso, come appunto il movimento anarchico venezuelano. Oppure viene chiamato anche gotsweed, cioè erba delle capre, anche se nel nostro paese viene riconosciuto semplicemente come acrata. La struttura della pianta è davvero molto robusta, molto alta e in alcuni casi le piante arrivano anche a più di 2 metri di altezza, diciamo con la struttura di un alberello. Hanno questo fusto davvero molto lungo da cui poi diciamo a 2,50 m si diramano i rami principali appunto. Il fusto e le foglie sono di un verde scuro, ricoperti entrambi da una peluria molto soffice e i suoi fiori sono bianchi di medio-piccole dimensioni. La rusticità, ragazzi, è davvero molto buona in questa pianta. Ha un apparato radicale molto forte che si adatta a tutti i tipi di terreni, anche quelli più difficili, ed ha una resistenza alle malattie molto buona, ma appunto non è immune, quindi di solito regge anche abbastanza bene alle malattie, però se viene colpita duramente ci sta che possa morire. A me non è mai capitato e anche le altre persone che piantano l'arata che conosco non hanno mai avuto problemi da questa pianta, quindi che dirvi, secondo me è pianta molto resistente. Inoltre il valore aggiunto di questa pianta è la peluria, che appunto non permette agli afidi e anche agli altri piccoli insetti di attaccarsi alla pianta e di pungerla, e questa è un'arma in più che in alcuni casi fa davvero la differenza, ragazzi. Inoltre, rispetto alle altre piante, tende a sopravvivere durante il periodo invernale, quando lo si ricovera appunto in una stanza o in una serra, e addirittura se la riuscite a salvare d'inverno, l'anno successivo fa il doppio della produzione perché si arricchisce di tanti piccoli rami secondari che poi per ogni nodo portano tanti più fiori e poi alla fine tanti più frutti. Il frutto va dal nero al verde per poi passare al rosso intenso, è lungo circa 5-8 cm e ha la buccia non troppo regolare, ma è diciamo abbastanza bella a vedersi. Il profumo, come la maggior parte degli annum, ha questo leggero sentore di viola molto molto buono e la sua piccantezza ti mette un po' in difficoltà all'inizio, ma non è persistente nel tempo e sparisce quasi subito. Inoltre il sapore, ragazzi, è veramente eccezionale, è molto saporito e esalta quasi tutti i piatti. Ma la cosa più bella di questo peperoncino è che si presta davvero a tutti gli utilizzi. È perfetto per essiccare, è perfetto per fare le salse, è perfetto per metterlo sotto sale. Insomma, per qualsiasi suo utilizzo dà sempre il meglio di sé. E io appunto lo adoro tanto anche per questo. E quindi niente ragazzi, questo è l'Artha, ve l'avevo già parlato di questo peperoncino nel mio video sulle 6 varietà appunto per principianti, magari ve lo lascio qui in alto nelle schede. È un peperoncino eccezionale che per chi ha bisogno soltanto di una pianta lì da una parte per avere quella piccola scorta di peperoncini
per l'utilizzo di tutti i giorni è perfetta. Sì, forse è un po' grandicella, però ecco, ultimamente in commercio le piante che si trovano sono selezionate per rimanere un po' più basse, mentre quelle che io sono proprio quelle ancora altissime che non sono proprio comodissime, però ecco, vi posso assicurare che vi ripagherà sicuramente la fatica di avere una pianta magari un po' più grande, perché la bellezza, perché è veramente una pianta bellissima, e soprattutto la produzione vi faranno sicuramente sorridere. E quindi niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra, poi naturalmente ragazzi, se non siete ancora iscritti e vi fa piacere, iscrivetevi qui sotto al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti che carico davvero tanti tipi di contenuti, tutti inerenti al food, dalla cucina all'orto ai viaggi, insomma tutto quello che gira intorno al cibo lo trovate qui su Food Stories, e noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video, sempre qui su Food Stories. Ciao ragazzi!